Sai come si crescono i bambini in Italia? Lo vediamo nel video di oggi. Ciao, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuto o bentornato sul mio canale, dove ogni settimana pubblico tanti video interessanti di grammatica, vocabolario e cultura italiana. E oggi abbiamo proprio un bel video di cultura, dove ti parlerò di bambini. Beh, chiaramente io non ho mai cresciuto un bambino perché non sono un genitore, però sono stato bambino e quindi voglio condividere con te la mia esperienza. Voglio dirti come vengono cresciuti i bambini in Italia, quali sono le idee e le abitudini. Infatti io ho avuto anche il piacere di vivere in un altro paese per un anno, gli Stati Uniti, e ho visto che ci sono delle grandissime differenze in come vengono cresciuti i bambini. Però prima di iniziare voglio anche ricordarti che ho una newsletter, quindi se ogni settimana vuoi ricevere tanti contenuti interessanti per imparare e migliorare in italiano, devi assolutamente iscriverti alla mia newsletter. È completamente gratis e puoi iscriverti cliccando sul link qui sotto in descrizione. Benissimo, adesso iniziamo col video di oggi e voglio subito iniziare dal primo punto: il coinvolgimento dei bambini nella vita di tutti i giorni. Ho notato che in Italia, rispetto ad altri paesi, i bambini sono davvero molto coinvolti nella vita di tutti i giorni. Quando dico coinvolti, intendo che mangiamo le stesse cose, partecipiamo agli stessi eventi, mangiamo tutti insieme al tavolo. Io mi ricordo che quando ero piccolo mangiavo le stesse cose che mangiavano i miei genitori, quindi semplicemente a ora di cena ci sedevamo tutti intorno al tavolo e tutti mangiavano la stessa cosa. Non è che i bambini mangiavano prima, poi mangiavano i genitori, i bambini mangiavano un menù particolare e i genitori altro, no. Tutti la stessa cosa. E lo stesso anche per i miei nonni. Io quando uscivo da scuola da bambino andavo a casa dei miei nonni e mangiavo a pranzo quello che mangiavano loro. Quindi questo per farti capire che non ci sono dei menù particolari per i bambini. Tutti mangiamo la stessa cosa, ma soprattutto tutti mangiamo insieme. Infatti, per una famiglia italiana, il pranzo o la cena sono dei momenti molto importanti. Non è soltanto il momento dove si mangia, ma è anche il momento di riunione, cioè ci mettiamo insieme al tavolo, mangiamo, parliamo. Poi chiaramente le abitudini cambiano da famiglia a famiglia, però in generale è così. E i bambini vengono anche coinvolti nelle conversazioni degli adulti. Questo che cosa significa? Non che davvero partecipano, però se gli adulti stanno parlando di cose da grandi, non è una cosa molto comune in Italia dire a tuo figlio o tua figlia vai in camera perché dobbiamo parlare di cose da grandi. Sì, a volte magari succede, però quello che voglio dirti, che secondo me è la cosa più importante, è che in Italia i bambini non vengono chiusi in una bolla, quindi partecipano molto di più alla vita familiare per le cose positive e le cose negative. E adesso passiamo al secondo punto, che è un'altra grande differenza: gli orari. Io ho visto che in altri paesi, come negli Stati Uniti, i bambini hanno delle routine del sonno molto severe. In Italia diciamo che siamo molto più flessibili. Questo perché normalmente i bambini escono con i genitori la sera. Quindi che cosa significa? Per esempio, soprattutto d'estate, quando non c'è la scuola, i bambini escono con i genitori perché magari loro si fanno una passeggiata. I bambini sono nel passeggino e i genitori fino alle 11, mezzanotte, l'una di notte stanno in giro, passeggiano con gli amici, bevono qualcosa al bar e i bambini sono lì con loro. Anche per esempio se si va a cena fuori, molto spesso anche i bambini vanno a cena fuori con i genitori. Cioè, quello che voglio dirti è che in Italia vedere alle 11 di sera, a mezzanotte, bambini piccoli nel passeggino
in giro per la città, in un ristorante, è una cosa normale. Non necessariamente i bambini vanno a dormire alle 7 di sera, anzi alle 7 di sera probabilmente non hanno ancora cenato, perché in Italia, dipendentemente dalla regione, si cena dalle 7:30 fino alle 8:30, 9 e mezza di sera. Io per esempio ricordo questo aneddoto che mi ha fatto molto molto sorridere. Quando sono andato in Norvegia con mia mamma, io mi ricordo che eravamo ad Oslo in un bar in centro. Praticamente in questo bar si avvicina una coppia di 2 turisti con un passeggino e c'era appunto un bambino molto molto piccolo, poteva avere forse 1 anno. Era un bar molto carino, all'aperto, erano le 10 di sera e c'erano le persone che bevevano un drink, la birra, facevano 2 chiacchiere. Comunque, un posto molto tranquillo. Beh, questi genitori non sono potuti entrare nel locale o anche sedersi ai tavolini fuori perché avevano un bambino piccolo e ovviamente per una questione legale, quindi per le leggi della Norvegia, i bambini non potevano stare in un bar. Ora, questo in Italia non sarebbe mai successo. I bar non possono servire alcol ai minorenni, questo è vero, però se c'è un bambino di 1 anno nel passeggino che dorme, ovvio che non gli diamo l'alcol, quindi il problema non c'è. È normalissimo vedere i genitori che sono al tavolo a mangiare un gelato, bere una birra, qualsiasi cosa, e di fianco il bambino nel passeggino. Poi ovvio dipende dal posto, magari in un bar dove ci sono tantissime persone, tutte in piedi, che fanno confusione, no. Però in un bar tranquillo dove le persone sono sedute a bere qualcosa e fare 4 chiacchiere, non c'è nessun problema a portare i propri figli lì. Quindi questa sicuramente è una grande differenza. Ora passiamo all'altro punto e voglio fare un passo indietro sul menù. Come ti ho detto nel primo punto, i bambini vengono coinvolti molto di più nella vita familiare, anche proprio per quanto riguarda il cibo, perché tutti mangiamo la stessa cosa. Questo è anche un punto per quanto riguarda i ristoranti. Infatti anche al ristorante non c'è sempre un menù per bambini. Ok, in alcuni ristoranti possiamo trovarlo, ma non è una cosa necessaria, così comune. Spesso i bambini mangiano quello che mangiano gli adulti. Proprio per questo motivo non c'è proprio la necessità di avere un menù per bambini. Questa secondo me è una cosa davvero positiva per i bambini italiani, perché sin da quando sono piccoli iniziano ad apprezzare il cibo. E questo secondo me è anche il motivo per cui noi italiani siamo molto gelosi e orgogliosi della nostra cucina. Per noi il cibo è molto importante proprio perché siamo abituati ad apprezzarlo sin da quando siamo bambini. E proprio in relazione a questo voglio passare all'ultimo punto e parlare del vino. Però per parlare del vino vorrei iniziare con questa piccola storia. Quando io ero piccolo, e ti dico forse 4-5 anni, e dopo scuola andavo sempre a mangiare dai miei nonni, vedevo sempre mio nonno che beveva un bicchiere di vino e anche io volevo il vino. A quel tempo però io non sapevo dire ancora la V, non sapevo ancora dire vino, perciò chiedevo sempre a mio nonno acqua e vino. In pratica lui cosa faceva? Mi metteva in un bicchiere l'acqua e poi 2 o 3 gocce di vino. Ma in realtà adesso che ci penso, forse ero anche più piccolo, forse avevo anche, non so, 3 anni. Però il punto qual è? È che da quando sono piccolo io ho già iniziato ad apprezzare il vino, la cultura del vino. Chiaramente non è che mi bevevo i bicchieri di vino a 3 anni, però mio nonno mi metteva sempre quella goccia di vino. Io mi ricordo l'acqua del bicchiere che diventava un po' rosa, perché sempre il vino rosso, lui beveva sempre il vino rosso. Quindi poi piano piano crescendo ho iniziato anche a provare il vino, e in Italia è una cosa normalissima già magari a 13-14 anni iniziare a bere alcolici. Magari con la famiglia provi un po' di vino, provi un po' di birra. E attenzione, questo non vuol dire bere per ubriacarsi, ma semplicemente iniziare a provare. So che questo può sembrare molto molto strano per tante altre culture in giro per il mondo, però in realtà secondo me questo è molto positivo.
positivo, perché uno, iniziamo ad apprezzare la nostra cultura dell'alcol, la cultura del vino, che è una cultura importantissima in Italia. Iniziamo anche ad apprezzare il lavoro che c'è dietro e capiamo che quella non è una bevanda per ubriacarsi, ma è una bevanda per accompagnare un pasto, per rilassarsi con gli amici. È una bevanda da apprezzare. E grazie proprio a questa cultura, che cosa succede? Succede che quando poi siamo grandi, che iniziamo effettivamente a consumare alcolici più spesso, conosciamo già i nostri limiti. Non è che arriviamo a 18 anni e dato che fino a 18 anni bere è sempre stato proibito, allora per provare ci ubriachiamo e ci facciamo molto male. No, perché a 18 anni già siamo abituati, già sappiamo quali sono i nostri limiti. Poi chiaro, attenzione, ci sono dei ragazzi che alzano il gomito, cioè bevono di più e lì è sbagliato. Però quello che voglio dire è che secondo me noi italiani siamo molto più consapevoli dei rischi dell'alcol e sappiamo controllarci meglio perché siamo esposti a questa cultura da quando siamo bambini. Io adesso sono un grande amante del vino e probabilmente il mio amore per il vino è cominciato quando chiedevo a mio nonno acqua e vino, quando ero piccolo piccolo. Mi sono un po' commosso perché questi sono dei ricordi molto molto belli che ho dei miei nonni. E sicuramente questa è un'altra cosa che voglio aggiungere, che non avevo messo nella lista. Però anche la cultura dei nonni è una cultura molto molto importante in Italia. Quasi tutti i bambini italiani hanno avuto nella loro infanzia la figura dei nonni. Sono cresciuti con loro, hanno fatto tante cose insieme a loro. È sicuramente una cosa molto molto comune. Purtroppo i miei nonni da un po' di anni non ci sono più e quindi per me questa è sicuramente una cosa un po' triste perché loro purtroppo non sono riusciti a vedere quello che ho creato qui. Loro sapevano che io facevo le lezioni di italiano, erano molto molto contenti di questo lavoro che facevo, anche se non lo capivano molto perché insomma, le cose online, guadagnare comunque i soldi con qualcosa che fai online, non un lavoro che vai in un ufficio, per loro era un po' strano. Però purtroppo loro sono venuti a mancare prima che effettivamente Teacher Stefano diventasse il mio lavoro a tempo pieno, o comunque che diventasse una cosa davvero davvero grande. Questo sicuramente mi dispiace molto, però allo stesso tempo sono sicuro che sarebbero stati molto molto orgogliosi di me. Questa parte del video non era pianificata, però insomma lo sapete che sono sempre una persona molto molto onesta, molto trasparente e ci tenevo a spendere 2 parole per i miei nonni che mi guardano da lassù. Va benissimo, per il video di oggi abbiamo finito, spero che vi sia piaciuto. E adesso voglio sentire le vostre opinioni. Come vengono cresciuti i bambini nel vostro paese? E forse se tu sei un genitore o un nonno, come hai cresciuto i tuoi figli, i tuoi nipoti? Dai, parliamone nei commenti e dimmi anche cosa ne pensi di questa parte della cultura italiana. Quindi lascia un commento qui sotto e se il video ti è piaciuto non dimenticare di lasciare un bel mi piace perché questo mi aiuta incredibilmente e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina così non perderai nessun video futuro. Noi ci vediamo nel prossimo video, un abbraccio dall'Italia, ciao!